Buongiorno amici del canale. Buongiorno a tutti voi da Giancarlo. Allora, lui è Giancarlo ed è un mio caro amico e oggi è qui con me perché stiamo facendo un progetto molto più ampio in casa sua, in una casa che ha qua nel Canavese e che usa come punto d'appoggio. Lo sto aiutando a rimodernare il tutto e potrete vedere il progetto completo della tua casa sul canale 56 Home & Garden TV oppure su Discovery Plus se avete l'abbonamento alla piattaforma. Allora, io e te adesso non possiamo più guardare in camera, quindi non è una mancanza di rispetto, lo assicuro, ma è solo perché fa parte di questo progetto, quindi non guardare più là. Perfetto. Partiamo con il nostro progetto. Hai portato le foto che ti ho chiesto? Sì. Sei stato diligente? Le ho portate, sono stato diligente, ti ho ascoltato, eccole qua. Bravo. Allora, tu lo sai ancora perché ci sono queste foto qui, ma non posso neanche anticiparti la motivazione per cui vedi qua una bella persiana. Sì, sono curioso, è bellissima questa persiana. Era nella soffitta di casa vostra e fa parte del progetto, ma altro non ti dico. Adesso le foto le mettiamo qui, Ok, al sicuro. perché sono curioso, Beh, ovvio. Però lavoriamo sulla persiana. Allora, il progetto è molto facile, non ti faccio sporcare, stai tranquillo. Ok. Però, devi fare quello che ti chiedo, per Sì. favore. E non in modo approssimativo, in modo accurato. Perché? Perché è importante che noi riusciamo, con questi 2 o 3 passaggi, a preservare bene la patina. Tu mi dirai, ma questa persiana è rovinata? Non è rovinata, ti assicuro che noi cerchiamo di riprodurre questa tecnica, che si chiama chippy, in realtà. Ok. Chippy vuol dire un po' usurato, trasandato, vintage, è un termine americano. Noi la riproponiamo con le mie pitture. Abbiamo la fortuna invece di avere una... Quindi la manteniamo. Noi la manteniamo perché abbiamo la fortuna di trovare questo bellissimo reperto con un legno bellissimo da preservare. Quindi guarda bene, cera protettiva, si scarica l'eccesso, ok? E si passa su tutta la superficie. Vedi quando la passi anche il legno che si nota come diventa bello nutrito? Sì, perché cambia proprio... Cambia colore. L'importante è che tu vai ovunque, quindi sia dove c'è la vernice vecchia per preservare la patina antica, che dove c'è invece il legno per nutrirlo, idratarlo. Però guarda che io lo vedo se lo fai male, perché No, se no, lo mi fai impegno male... perché deve poi rimanere a casa mia. Esatto. Ok. Se lo fai male io noterò delle striature dove c'è in alcuni punti il legno più chiaro, invece in altri come se avesse sete, invece in altri più nutrito. Quindi si vede, ok? E poi ti darà fastidio se non è perfetto, occhio. Allora, È tu inizi... bellissimo l'effetto che lascia, mamma mia. Certo. Allora te lo faccio fare per bene, ovviamente, fronte e retro, ok? Ok, Quindi parti così vedo se hai capito. No, primo errore. metto le mani... Dalla qua- fiera. Dalla fiera. Si carica. Si carica. Poco, non si schiaccia, Non si si accarezza. schiaccia, si accarezza. Bravissimo. In modo tale da lasciare poi... Bravo. E parti schiacciando. Schiaccia. Bravo. Schiaccia, schiaccia, schiaccia. Avanti e indietro. Usa la setola, non dritto. Così, guarda. 1, 2, 3, 4. Ma c'è un motivo. Se tu lo usi così, spacchi il pennello e vedi che è un pennello fatto a punta. Se non lo spacchi e in 2 minuti ce l'hai rovinato. Eh sì, poi è quello il problema, rimane... Allora, adesso giro. Non ti guardo più, vai avanti, sennò poi c'è questa D'accordo. cosa di ansia. Allora, ascolta, mentre tu fai questo, io vado a prendere un'altra cosa che mi serve per il tutorial. Vedi che sto girando la pittura usando il pennello, perché le setole grattano sul fondo e smuovono i pigmenti. Cosa vuol dire? Che si miscela bene, diventa omogeneo e fluido e quindi che sia argento, che sia ramato, che sia oro sono proprio coprenti. Stupendo. Adesso guarda bene, io prendo il pennellino, ok? Una testa, prendo una mollettina e faccio diventare il tutto dorato. Diciamo che mi serve questo trattamento sulla parte frontale e laterale perché il dietro non si vede, ok?
Quindi coloro la mollettina qui dentro, col pennellino piccino piccino, e anche qua. Una volta che poi è tutta bella dorata, la metto sul cartoncino, così almeno vado vicino al termosifone e mi si asciuga più in fretta, capito? Non devo aspettare più tempo. Ottimizziamo sempre i tempi, ok? Mattina lo rimbocca. Quindi un pennello a testa, la mollettina una volta fatta la mettiamo qua, ok? Ops. Qui. E poi la spostiamo dopo. Vai. Scorrelo un pochettino, mi raccomando, perché sai che è liquido. Bravo, hai fatto la cosa migliore. Prima Perfetto. si gira un pochetto. Ti ho ascoltato. Bravo. Per il discorso dei pigmenti. Quindi. Si scola un po' così, poco poco, e poi dopo si colora. Perfetto. Copre veramente bene. Ora le facciamo tutte, però anzi facciamo una bella cosa. Io conto quante foto mi hai portato, capisco bene quante ce ne stanno, in modo da fare le mollette che realmente ci servono. Ottimo. Perché tu non sai ancora come sarà il progetto definitivo, ma a me serve sapere. Allora, una, Bisogna sempre scolare. 10. È bellissimo. 13 fare- foto, Sì, almeno 13 mollette. Ok. Comunque il lavoro manuale in questa maniera mi è emozionante. Ti piace? Sì. Ma le persone che in realtà fanno lavori più mentali che fisici, quando colorano i mobili di casa si rilassano veramente. Non è uno sforzo, è proprio una cosa rilassante. E poi apprezzi il valore delle cose. A volte certo. nella vita di tutti i giorni uno Penso sempre a comprare le nuove, e invece dà le cose per scontato, entra in un negozio, ma sì, compro questo, tanto per comprare. Quando hai magari... hai la fortuna di avere qualcosa del genere che ha molto più valore di qualcosa di comprato. E soprattutto che non si rovina nel tempo. Bravo. No, che vengono, dopo un po' non valgono più nulla, si rovinano. E tu pensa, se compri delle cornici nuove comunque subiscono abbastanza l'andamento delle mode, e invece questa non passerà mai di moda. Sì. Perché? No, e poi anche tuteli l'ambiente. Certo. Fai tante cose in una. Lo rendi più bello. Prima di iniziare a fare il progetto finale bisogna capire come disporle, per far sì che siano proprio belle e ben stese. Quindi, essendo un po' in verticale, un po' in orizzontale, bisogna decidere come metterla al meglio. In base a questa cosa, poi dopo, oh, ma che bella questa, che bel sorriso. Ma sono ancora più belle dopo il lavoro fatto. Ma chissà perché. Questa ne mettiamo una qua, anche perché sennò sembra ripetere lo stesso gioco. Qua. Qua sono tutte orizzontali. Questa è orizzontale. orizzontale. Devi scegliere quale vuoi. Ma andiamo... Nel Questa? dorato come le mollette. Dai, dorato come le mollette. Ne mettiamo una qua e una qua. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ce ne stanno 12 perché almeno... Allora, adesso ti faccio vedere cosa facciamo. Ne spostiamo 2. Prendiamo il cordino, che è una classica corda. Ok. Io metterò un chiodo a destra, un chiodo a sinistra, dopodiché lo leghiamo. Ok. Un chiodino molto carino perché la testa è dorata. Rimanendo in tema, no? Esatto. Non è mai fatto a caso. Meno male che ci sei tu. A me piace qua che sia anche un po' legato in modo rude, non troppo elegantino. Al massimo, se poi il cordino è troppo lungo, quello che esce si taglia, non è un problema. Uno. Non voglio sprecare corda, per la carità, quindi vado abbastanza giusta. Però non ci preoccupiamo del fatto che ce ne sia in più. La tiriamo, prendiamo un po' le misure. Opla. Centrato. Ok, che è un effetto molto rustico, però un po' di rigore.
E voilà. Lo rifaccio un'altra volta, così non si muove. A parte che la foto non pesa, però. Non riuscivo a pensarlo, invece adesso lo sto vedendo. Bene. Bene. Sarà poi una appesa di qua e una appesa di qua. Tutte con molto... Sarà un industriale che sembra, diciamo, inventato, invece c'è un suo rigore nella realizzazione. Va bene? Sì, perché riprende anche poi il tema dell'ambiente. Adesso lo mettiamo qua, un secondo e via. Ok. Me lo tagli di qua, per favore? Sì, Prendi le prendo forbicine. le forbici, adesso le cerco. Sono laggiù. Lo prendo. Grazie. Allora, devi prendere le mollette della parte ovviamente colorata e aiutami a predisporre le foto. Già sono predisposte, ma aiutami a prenderle. Con molto piacere. Ovviamente non andare sulle facce, sui volti, sui visi. Parti dal fondo, così non ci stiamo a... E ricordati che devi andare prima di tutto fino in fondo, sennò poi dopo quando le tiriamo su scappa, quindi tira sulla corda e schiacci. Ok. Bravissimo, che di qua facciamo tutte. È un viaggio nel tempo anche. Bellissimo. Esatto, e vediamo se siamo stati bravi soprattutto a mettere le corde in modo che non si, a me dal punto di vista tecnico interessa che non si coprono l'un l'altra. Questa qua è un po' più difficile da posizionare perché c'è il viso di Graziella. È venuto bene come si dice? La sorpresa, È anche il colore delle mollette. vedi? Ora queste te le inverto per esempio perché non voglio che il viso sia nascosto, quindi faccio così e metto la testolina della cappellina, della chiesetta che c'è dietro e faccio così. Anzi, possiamo fare così, questa gliela metto qua e questa gliela metto qua, meglio ancora. Ok. Questo mi Poi prendo- se non vi piace come l'ho messa io ve le cambiate. No, ma- Anche questa qua non mi piace qua. È diventata un'opera d'arte. Facciamo così, questa la mettiamo là e questa qua. Adesso lo tiro su, tu vai davanti e mi guardi se ti piace, quindi te lo metto in alto. Queste qua sono avanzate, è sempre meglio metterne due in più. Ok. Allora mettiti là così io te lo Sì. tiro su. Vai indietro un pochino. Wow. Che ne pensi? È bellissimo, soprattutto... Ci sono difetti? Adesso vediamo, Vedo solo perché qua, pregi. vero che qua c'è un po' di spazio, però in effetti c'è questo. Adesso vediamo, possiamo anche spostare una corda, se non ci piace. Comunque, questo per dirti che questo è un piccolo tassello, un piccolo passaggio. Vieni qua che così non mi aiuti a tenerla perché sennò Sì, mi pesa sennò un poi- po'. Mettiamola giù. Ok, ti aiuto. È un piccolo passaggio di quello che vedrai poi in casa tua, Sono veramente contento. Perché però domani, oggi no. Quindi oggi devi ancora pazientare, No, domani ti non è chiamo. giusto, non va bene. Sì, ti dico Ok. che ora puoi venire. Però non ti Grazie. fare troppi castelli, troppi film, perché questo qua è un dettaglio. Non immaginare, deve essere una sorpresa. Ok. Allora senti, basta. Io ti devo salutare perché devo fare un'altra cosa di là con le ragazze, se no mi Allora- sgridano. E quindi ci vediamo domani. Ci vediamo domani, però ti chiamo. Mi chiami tu? Ti chiamo perché voglio sapere quando tu perfetto, complimenti, Ok. tutto. Ok, c'è da Perfetto. fare lì È ancora. bellissimo. Soprattutto il... Ripeto, l'effetto. se le foto non vanno bene così te le sposti, te le cambi. Va No, bene? no, così è perfetto. Dai, togliamoci i grembiuli e Ok? andiamo. Perfetto. Ciao, grazie. Anche questo restyling è finito. Come vedete è una cosa molto semplice ma di impatto. Ragionate sul fatto che le cose vecchie sono sempre un valore aggiunto. Non vedete il resto della casa perché, come vi raccontavo, fa parte di un progetto molto più ampio, ma lì c'è un bellissimo progetto che riguarda le, diciamo, sorelle più grandi di questa piccola persiana. È fantastico, veramente ha cambiato l'ambiente. Quindi mi raccomando, spero di avervi messo un po' di curiosità, guardatevi la puntata completa. Giancarlo purtroppo è scappato, ma ci sono io. Ciao, al prossimo restyling.